Salve a tutti amici della B2K, qui è X92 e oggi volevo proporvi un live che però non sarà live perché mi sono accorto che 19 minuti erano troppi, sia da vedere che vabbè, a parte commentare, proprio da uploadare in YouTube. Dunque avevo registrato in live ma non sarà live. Per cui che cosa vi volevo proporre in questo video? Delle strategie, ok? Quelle che io applico generalmente per usare la classe appunto Scout e essenzialmente farò vedere appunto i punti in cui io mi posizionerò e che dal mio punto di vista saranno più efficaci per riuscire a appunto prendere gli avversari. Allora, il primo è questo, sono le montagne subito di fronte al respawn della squadra attaccante, appunto. Questa è una posizione molto valida in quanto appunto hai la visione totale sulle prime due cariche, ma c'è anche un problema in quanto appunto i difensori con i loro carri armati ti possono prendere. Adesso, come vedrete, ho accelerato alcune parti, quelle in cui non faccio niente di buono, e come potete vedere adesso tra un'uccisione e l'altra mi spareranno addosso. Quando succede questo generalmente si tende a scappare immediatamente. Io invece tendo più che altro ad aspettare qualche secondo, perché dal mio punto di vista se loro vedono che non si muove niente, magari pensano che voi siete già scappati o di avervi ucciso. Dunque no, quello no, perché sennò verrebbe fuori, magari vi siete suicidati. Per cui, come si può dire, guardate ad esempio qua adesso io tento di non farmi vedere, per cui mi muovo lentamente anche se l'ho accelerato comunque, e sparisco dal visuale del carro armato che mi stava sparando. Per cui questa è la prima cosa importante. Allora, innanzitutto quando siete sotto tiro spostatevi senza farvi notare, nel senso non alzatevi e correte via, ma è meglio strisciare lateralmente o comunque in zone non proprio sotto gli occhi di tutti. Seconda cosa importante, cambiate spesso la posizione. Come vedete è molto efficace perché se state troppo tempo fermi non è mai una buona scelta, e soprattutto mai vicino ad altri cecchini, perché finché voi siete uno non attirate il fuoco nemico. Quando siete in più di uno, allora sarà più facile individuarvi e sicuramente appunto eliminarvi. Per cui, seconda regola, stare sempre isolati se siete dei cecchini, mai in zone in cui vi sono altri vostri compagni o altri cecchini. Terza e scontatissima cosa, se voi fate i cecchini non dovete mai andare in prima linea, dovete sempre stare, ecco qua ad esempio, qua vedrete che io aspetto, vedo e non c'è niente, allora me ne posso andare. Questa è la tecnica che io vi dicevo, perché preparatevi, se voi vedete che un vostro compagno viene ucciso, voi vi preparate con l'arma, ad esempio la pistola, e niente, non alzatevi, non correte via, perché magari nel correre via vi fate vedere e vi uccidono, mentre così se voi siete pronti magari lui vi sta cercando e lo prendete di sorpresa. Dunque è un elemento in più per riuscire magari anche a salvarvi la pelle. Terza regola importante è sfruttare i punti della mappa. Con questo cosa voglio dire? La mappa, generalmente le mappe di Battlefield offrono sempre diversi spunti, cioè delle zone pianeggianti in cui vi è lo scontro diretto, delle zone in cui appunto montuose, e degli edifici. Come potete vedere, le zone dove ci sono gli edifici, in questo caso dei gasdotti, non sono mai una buona scelta, almeno fino a quando si stanno ancora spostando verso se siete in corsa, le ulteriori forze, cioè le ulteriori cariche. Ecco, in questo momento quando noi avanziamo gli altri sono costretti a retrocedere, e allora si avanza e si può andare su quelle zone dei gasdotti, ma io vi sconsiglio vivamente, quando ci sono le prime due cariche, di andare lì perché siete molto esposti.
sia il fuoco appunto dei difensori che sono appunto in zona per proteggere le cariche, sia appunto del fuoco che proviene dai carri armati, per cui è sempre meglio all'inizio stare sulle quelle montagne oppure sulla passerella laterale a sinistra che vedete appunto alla sinistra dello schermo. Ehm, Adesso, come potete vedere, avanzerò perché appunto qui sarà troppo lontano per realizzare qualcosa di buono, diciamo, per cui come vedete io avanzo e mi porto su i gasdotti. Questo qua è il secondo punto fondamentale se voi siete degli attaccanti. Appunto a questo punto della partita sarà una cosa fondamentale riuscire a evitare che appunto i difensori riescano a disinnescare la carica e dunque che riescano ad arrivare in forze. Lì innanzitutto sono le zone privilegiate dove io vado se sono un difensore. Ciò cosa vuol dire? Le montagne dietro alle due cariche sulla sinistra oppure sulla gru sempre a sinistra. Questo perché sono delle zone esterne alla mappa e dunque saranno meno osservabili dai giocatori stessi che sono all'interno della mappa e dunque io ragionando anche un po' come io reagisco, dove io guardo quando non faccio il cecchino e dunque quando tento a difendere o comunque quando non uso appunto la classe scout, ho analizzato e prendo delle zone in cui io non guardo molto spesso e dunque ne approfitto e vedo che riesco a fare molte cose buone. Infatti in questa partita non morirò mai in pratica, a parte all'inizio che proprio come inizio della partita mi ha fatto fare il respawn davanti a un nemico che ho tagliato questa cosa, ma alla fine realizzerò un 18-1 mi pare e dunque farò 18 uccisioni di fila senza mai morire. Questo perché? Perché ho appunto sfruttato delle zone che non sono mai osservate da chi difende e chi soprattutto non ha un cecchino, un fucile da cecchino appunto. Dunque questo qua è il secondo punto che può essere qua dove sto cecchinando al momento oppure più indietro dove vedrete io andrò successivamente. Ecco adesso io tornerò lì e salirò. A questo punto quella è una zona molto esposta per cui bisogna anche analizzare la partita. Se i vostri appunto compagni riescono a tenere occupati i difensori, soprattutto i cecchini avversari, allora sarà una mossa vincente arrivare in questo punto. Se invece non riusciranno a tenerli occupati, allora non vi consiglio di andare qui, ma vi consiglio di trovare delle zone un pochino più isolate in quanto sarete molto esposti appunto. Basta che un vostro avversario guardi verso di voi e riuscirà a prendervi. Ovviamente bisogna un po' adattarsi alla partita, questa è una cosa fondamentale almeno in Battlefield, cosa che invece non è in Modern Warfare, comunque in Call of Duty, dove puoi giocare sempre le partite nello stesso modo. Qui invece diciamo che in Call of Duty è una cosa più che conta sulla velocità di gioco, nel senso se gli avversari sono buoni allora voi tentate appunto io stesso, per cui non sono un giocatore che campera di solito, però generalmente quando ci sono dei giocatori forti tendo a stare un pochino più fermo in quanto andando in giro sarebbe un suicidio e dunque tento a stazionare un po' di più almeno fino a quando non ho qualche ricompensa buona che mi può aiutare magari come il WAV o ad esempio faccio un esempio in Black Ops l'SR-71. Dunque cambia molto lo stile di gioco, o meglio in Battlefield, perché appunto bisogna adattarsi all'avversario proprio nel posizionarsi, nell'avanzare e nelle armi che voi utilizzate. Cosa che invece, come vi dicevo prima, Modern Warfare non ha, perché più o meno il vostro stile di gioco è sempre lo stesso, più stazionante o più movimentato, ma alla fine voi non cambiate le classi ad esempio per sfruttare una situazione, ma più che altro perché io ad esempio le cambio perché ho voglia di cambiare oppure più semplicemente perché non riesco a fare uccisioni in quel momento con quella classe. Dunque è diciamo un gioco un bel po' diverso e sì, come vedete ci sono delle volte, molte volte in cui faccio veramente dei fallimenti epici perché ho delle uccisioni proprio lì pronte per essere fatte e non riesco a farle. Poi invece ci sono delle volte in cui prendo delle persone che corrono in modo spettacolare. Questa è un po' diciamo, la bellezza di fare il cecchino
in Battlefield, che mi pare molto più realistico anche la fisica appunto dello sparo. Qua avevo tentato di salvare un mio compagno ma non ce l'ho fatta, purtroppo l'ho ucciso soltanto dopo. E altra cosa importante, se voi utilizzate la classe assalto, eh, importante, veramente importante per la squadra, soprattutto se attaccate, sarà il rianimatore, come si chiamano, i defibrillatori. Questo perché potrete evitare di perdere punti di attacco e dunque allungare i vostri tentativi, appunto. E un consiglio che vi do è sempre la varietà in Battlefield. Dunque ci sono dei cecchini, ci sono degli assalto e genieri. Chi ha più varietà generalmente vince perché può sfruttare più modalità di gioco. Comunque questa partita è finita, come avete visto le mie tattiche sono essenzialmente queste, poi se fossi andato avanti sarei andato appunto sugli edifici o comunque sulle gru che vi ho fatto vedere prima sulla sinistra della mappa e niente, ci vedremo magari, non lo so, con altri video di Battlefield Modern Warfare, devo ancora decidere. Da X92 è tutto e da RB2K al prossimo video.